Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi, speciale Sanremo, andrò ad ascoltare tutti i brani che si sono esibiti nella prima serata e cercherò di dare un mio giudizio e un commento tecnico su ciascuno di questi. Alcuni di questi li ho già ascoltati durante la prima serata, però non sono riuscito purtroppo ad ascoltarli tutti e comunque un secondo ascolto spesso è anche molto utile. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringraziamo anche lo sponsor di questo video, Superprof, ma ve ne parlo dopo. Adesso ascolterò tutti i brani uno per uno, non potrò ascoltarli per intero perché altrimenti diventerebbe un video lunghissimo, dividerò comunque il video in più parti per comodità, però cercherò di ascoltare almeno strofe e ritornello di ciascuno di questi brani e proverò a dare un mio commento. I cantanti in gara sono 30, quindi iniziamo, cercherò di non dilungarmi troppo. Il primo cantante che si è esibito è Clara, che canta Diamanti grezzi. Siamo caduti più in basso come le cascate, cercando di prendere il volo sopra queste case. Ho visto in amore persone un po' troppo sfacciate, ferirsi lasciandosi le ali spezzate. Dimmelo a te se ti piace, ma si spezza la corda, ci resta poco o nulla, ma siamo ancora a galla, chissà perché. Siamo la prima volta, quella che non si scorda, quel bacio con la lingua che fa paura. Scendo tra 24 ore, cerco per strada l'amore, aspetto 1 su 1.000.000. Te lo ricordi? Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi, cadono in 1000 pezzi di una storia sola. Dove andremo poi? Se corriamo a fari spenti, non siamo più gli stessi, non sappiamo ancora fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno. Corrono sopra i 300, in mezzo alle strade del centro. Non saremo mai quello che poi ti aspetti, oro nei fallimenti, solo diamanti grezzi. Ok. Cosa c'è? Ok, allora, lei ha una vocalità interessante, è brava a cantare, anche se in certi punti ha perso un po' il controllo del fiato, evidentemente era anche molto emozionata, ricordiamoci che lei è stata la prima a esibirsi su questo palco nella prima serata, quindi era anche la sua prima esibizione a Sanremo della sua vita, capisco anche un pochino di tensione, però comunque è stata molto sciolta sul palco, voglio dire, ma c'è stata qualche imprecisione all'inizio di intonazione e un pochino di difficoltà sul fiato. I brani di questo Sanremo sono tutti abbastanza simili, devo dire la verità, quelli che almeno ho ascoltato. Questo pop che va adesso qui in Italia, che ha delle strofe un po' rappate, diciamo così, e dei ritornelli molto catchy, molto orecchiabili, che puntano a essere un po' dei tormentoni, diciamo così. Questo mi dispiace perché rende le canzoni anche tutte molto simili tra loro. Il testo non è neanche malissimo, anche se non mi ha fatto esaltare. Lei però è brava, devo dire, secondo me può avere un futuro interessante anche. Ci tengo a precisare anche che purtroppo ascoltare solo un pezzettino di ciascuna canzone è anche un po' riduttivo, perché io so che una canzone andrebbe ascoltata tutta per intero, infatti poi l'ascolterò tutte quante con calma, però insomma adesso per motivi di tempo non posso fare altrimenti. Poi tra l'altro queste canzoni vedo che più o meno si ripetono così, strofa ritornello, bridge o special, chiamiamolo come vogliamo, e poi un altro ritornello per concludere, quindi non credo che mi perderò molto se non ascolto le parti finali, ecco, purtroppo, perché io credo che la canzone italiana sia molto di più di una strofa e un ritornello, però vedo un po' che l'andazzo è questo qui. Comunque andiamo avanti, qui abbiamo San Giovanni che canta Finiscimi. Ho scritto 1000 lettere, non dirti neanche una parola. Le tue le conservo ancora. Che cosa penserai? Chissà cosa farai. Scarabocchi sui miei libri, mi leggi tra le righe, non riesco più a gestirmi. Io non so come si controllano le emozioni, perciò delle volte ho fatto un po' il coglione. Non abituarti, sono soltanto un bugiardo.
con gli errori commessi ci farò una collezione, negli occhi vedrò solo le allucinazioni, tu che non mi ami e io ancora che ti chiamo per dirti finiscimi, fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto, non dicendoti la verità, capiscimi, a mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso. Ok. Ho scritto 1000 inizi per non doverti lasciare solo. Ok, allora non mi è dispiaciuto, a mia sorpresa, perché non sono un grande amante di San Giovanni, ha un modo di cantare moderno, molto moderno. Io sono un po' un boomer, scusatemi, però a volte quando sento cantare con questa articolazione un po' affrettata le parole, che quasi non si capisce cosa sta dicendo in certi momenti, perché in altri si capisce molto bene, insomma mi dà un po' fastidio. Però devo dire che questo brano non mi è dispiaciuto, il testo non è neanche male, dovrei leggermelo con calma. Non è il classico tormentone estivo, ecco, per intenderci, che insomma San Giovanni era famoso un po' per quel tipo di canzone lì. Questa è una canzone un po' più intima, un po' più profonda, non ha neanche cantato male, si sente che c'è l'intonatore vocale, ecco, sulla voce. Lo dirò solo una volta perché poi se no mi dilungo, però molti cantanti di questo Festival di Sanremo hanno l'intonatore vocale, che è una sorta di autotune, però settato in maniera un po' più blanda. Alcuni hanno proprio l'autotune, però più blanda nel senso che non si dovrebbe notare troppo, però si sente che questo software aiuta la voce a essere intonata, a essere precisa, che è un peccato perché insomma non si capisce se effettivamente uno è capace di essere intonato, di cantare autonomamente, oppure se si appoggia a degli effetti vocali, appunto. È stato bravo, abbastanza emotivo, ecco, questo non mi dispiace per niente. Sì, sarei curioso di ascoltare tutta la canzone e leggermi bene il testo per capirla meglio. Ok, qui abbiamo Fiorella Mannoia che canta Mariposa. Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona di arance e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, un corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, e nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Ok, interessante. Allora, vi dirò la verità, lei era una delle cantanti che preferivo in questo festival proprio come personaggio, ecco, però non avevo ascoltato ancora la sua canzone. Allora, lei è sempre molto elegante nel modo di cantare, ricordiamoci che ha 70 anni, quasi 70 se non ricordo male, quindi li porta benissimo, è veramente un'icona, ecco, della musica italiana che adoro. Questa canzone non mi ha fatto volare, perché comunque musicalmente mi aspettavo qualcosa di un po' più profondo, ecco, di meno leggero come musicalità, perché anche questo punta su un ritornello molto catchy, molto orecchiabile. Però devo dire che il testo non è per niente male, mi sembra che parli un po' dell'essere donna. Lei è sempre stata molto, molto attenta a battersi, no, per i diritti sulle donne, quindi non è male. Diciamo che il testo mi piace di più della sonorità del brano, ecco, per mio gusto. Però è veramente, veramente brava, questo timbro veramente molto profondo che si è inscurito anche nel tempo, con gli anni, ed è una cantautrice, assolutamente, ti racconta le cose in una maniera veramente molto molto efficace, quindi su quello niente da dire. La canzone, ecco, sì, speravo meglio, ecco.
Prima di proseguire, solo un minuto di interruzione perché volevo ringraziare tantissimo lo sponsor di questo video, che è Superprof. Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Superprof. Prossimo artista in gara, la SAD, che cantano Autodistruttivo. Non mi son piaciuti per niente, lo capirete anche dalla mia faccia. Allora, hanno questa attitudine punk, che si vede anche dal look. Punk è per sua definizione anche stonato, fuori dagli schemi, sopra le righe. Però questo tentativo di mettere insieme il punk con qualcosa di pop melodico non è troppo riuscito, a dire il vero, perché sia il testo che il look ricalcano una serie di stereotipi, secondo me anche abbastanza banali, ecco, che alla fine non ti dicono niente, ecco. Capisco che magari l'idea della canzone fosse quella di manifestare anche un disagio, parlare anche magari di temi delicati come la depressione, per esempio, però fatta in questo modo, con una canzoncina un pochettino orecchiabile, molto allegra, finta allegra, diciamo, non lo so, non mi ha convinto tanto. E poi cantano molto male, ecco, tutti e tre cantano molto male, provano a fare questa distorsione che cercano di controllare in qualche modo, però sì, insomma, non sono molto precisi, anche loro, qualcuno ha l'intonatore vocale in certi punti per cercare di tenerlo un po' in riga, però non stanno cantando, ecco, molto bene. Sì, è vero, l'essenza del punk è anche un po' quello. I Sex Pistols, per esempio, erano proprio l'esempio di una band completamente stonata, anche un po' così fastidiosa, però lì c'era una denuncia sociale di un certo tipo. Qui non so, ci manca un po' quell'aspetto lì, ecco. Prossimo cantante, Irama, che canta Tu no. Quando non c'eri e non stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere e griderò forte, ma non
starò meglio. Cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no, tu no. Tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri quando volevo che tu fossi qui, bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me, soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te, quando non c'eri. Bella, questa mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto. Lui, allora, sia la canzone che è molto intima, molto personale anche, non so di preciso di chi sta parlando in questa canzone, dovrei andarmi un po' a documentare sul significato del testo, però comunque mi sembra proprio una dedica, ecco. Lui la canta con molta passione, è veramente molto emotivo, è il primo che sento di questi cantanti che si sono esibiti finora che ci mette veramente l'anima mentre canta. Non è solo costruito, ok? Non sta facendo solo il suo show preimpostato a tavolino, ci sta mettendo del suo, è molto vero nel modo di cantare e allo stesso tempo è uno che si è fatto il mazzo sicuramente per arrivare a cantare in questo modo. Sentite, ha una bellissima timbrica che anche questa ha costruito nel tempo, una bella estensione perché passa da note basse, gravi, molto profonde a note più acute, un controllo anche della distorsione vocale, che anche questo è un controllo tecnico perché distorcere la voce a comando non è una cosa banale, bisogna allenarsi per farlo senza farsi male. Purtroppo anche lui ha questo intonatore vocale che ok, è molto, molto presente, però non mi dà fastidio in questo caso perché comunque si sente che sta già cantando molto bene lui ed è veramente molto molto emotivo. Bravo, mi è piaciuto molto. Ascolterò sicuramente la canzone per intero perché sono molto curioso. Prossimo cantante, Gali, che canta Casa Mia. Il prato è verde, più verde, più verde, è sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è, ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia, casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia? Ma quale casa tua? Ma quale casa mia? Dal cielo è uguale, giuro, mi manca la mia zona. Ok, molto simpatica questa canzone, anche se avevo letto degli stralci del testo, insomma, mi pare che parli anche di temi abbastanza grossi come l'immigrazione o come il razzismo anche, mi sembra di capire, tematiche molto attuali e secondo me importanti, però mascherate un po' da canzonetta. Ecco, in questa prima parte, ecco, non è che emerga più di tanto questa
questa profondità, devo dire, però è molto molto orecchiabile, musicalmente ben scritta, secondo me andrà tantissimo nelle radio, ma veramente tanto, sicuramente molto radiofonica, però non è solo un tormentone, diciamo, fine a se stesso, voglio dire, intravedo un po' di profondità, ecco, dietro le righe. Lui è carismatico, canta bene, non fa niente di eccezionale, voglio dire, però il suo lo fa, quindi non mi è dispiaciuto per niente. Ecco, sarei curioso di leggere meglio il testo e approfondire un po' meglio la canzone. Andiamo avanti, Negramaro che cantano Ricominciamo tutto. Quanto tempo ti manca per essere pronta? Io so tu che ti aspetto, così ti porto al mare. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai detto, sì mi hai detto, che ti manca il sale, che brucia le ferite. Sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca eravamo un ghiaccio che si scioglie in mezzo a nulla, in mezzo a tutta quella neve. Io come ribella, ed ogni volta che sembra essere tutto perfetto c'è sempre un pezzo che ci manca anche sotto il tetto. Non rifacciamo il letto. Allora piove da quel buco sulle teste, sì ma non fa niente, tanto si riparte, non so nemmeno dove. Tu dici andiamo, qui basta sia lontano dalla gente, non fa niente, basta sapere andare, chi se ne frega dove. Su di quella rincorsa. Ok, allora questa è stata un'esibizione piuttosto brutta da parte di San Giorgi, non so se non stesse bene quella sera, so che lui ha avuto tanti problemi alle corde vocali in passato, ma qui secondo me o era molto emozionato o non sentiva bene negli in-ear, non lo so, cioè cerchiamo sempre di capire che ci possono essere tanti problemi tecnici, però ha cantato piuttosto male. Lui ha questa forza del passaggio voce piena falsetto che te lo enfatizza tantissimo. È un po' questo fry che ci mette un po' dappertutto, no? Questo suono sempre un po' sfrigolante, però qui ha esagerato secondo me sia con l'uno che con l'altro, perché i passaggi in falsetto sono imprecisi e anche un po' instabili, perde il fiato, infatti spezza delle parole perché è in carenza di ossigeno. E questo fry esasperato dappertutto fa perdere anche un po' l'intonazione, perché cantare tutto il tempo così porta molta instabilità, quindi capisco che lo volesse fare per interpretare, però viene a meno poi, diciamo, la libertà espressiva della sua voce in questo modo, è tutto molto costruito, molto forzato e molto molto instabile. Non lo so, forse non stava bene, può essere. E questo mi ha distratto moltissimo anche dalle parole del testo che dovrei leggere, perché mi ha proprio distratto ascoltare la sua voce che cigola in quella maniera e mi ha veramente destabilizzato. Non lo so, voi cosa ne pensate? Però secondo me non stava tanto bene, ecco qui. Tra parentesi, i Negramaro mi piacciono moltissimo, sono una band comunque che ha sfumature rock, pop, molto moderni, molto originali. La sonorità anche del brano non è male, però lui non mi è piaciuto come ha cantato. Prossimo, Annalisa che canta Sinceramente. Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò, ancora 8 lune nere, tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità, ma quale verità? Ti dico la sincero, quella più
sento scossa. Ah, ma quanto male fa, come morire ma non capita. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro, e tu non sei leggero. Sinceramente, tu solo tu. Allora, lei canta benissimo, è veramente molto molto brava, mi piace molto Annalisa in generale come cantante. Non mi piacciono tanto le canzoni che canta, anche se comunque devo dire, questo è il secondo ascolto che faccio di questa canzone, non è neanche malissimo, è molto orecchiabile, molto ti rimane in testa e ti fa ballare, ti fa muovere, però fa sorridere perché è la fotocopia di tante altre canzoni che Annalisa ha già interpretato e scritto. Ha sempre quella sonorità lì, è un po' che riprende un po' dagli anni 90, direi, comunque questa sonorità vagamente dance, che funziona molto bene, funziona moltissimo in radio e ti rimane impressa nel cervello, anche se non vorresti che ti rimanesse impressa, lei rimane comunque impressa nel tuo cervello. Però sì, insomma, ecco, non è niente di nuovo, niente di che. Molti di queste canzoni che sentiamo qui a questo Sanremo puntano molto sul ritornello catchy, però ci manca un po' di sostanza, un po' di verità, un po' di sincerità, non lo so. E quindi mi sembra un prodotto ben costruito, però nulla di più. Ecco, lei è veramente molto brava a cantare, ha una bellissima estensione, una bellissima vocalità, una grande tecnica, è sempre molto rilassata quando canta, ha un bellissimo vibrato, tutte cose che purtroppo una canzone del genere non valorizzano. Il prossimo è Mahmood che canta Tuta Gold. Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda quella moonlight, fumando fino all'alba non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake se curi le tue lacrime ad un re. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza noi soli sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere. 5 cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, ricorderò, i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero, 5 cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò. Oh bella. Ok, ha dei ganci interessanti questa canzone, soprattutto quel tum tum finale, che all'inizio mi sembrava quasi un po' trash, però in realtà funziona, ti rimane impresso, ti rimane molto in testa. Anche questa è una canzone molto orecchiabile, però particolare nella sua orecchiabilità. Lui è particolare proprio nello scrivere le canzoni. La sonorità è strana, ricorda sempre un po' queste atmosfere un po' arabeggianti, che fai fatica a inquadrare, molto lontani dalla canzone italiana pop, diciamo standard, ecco. Quindi è molto interessante questo esperimento di sound. A livello di testo io ci ho provato in tutti i modi a capire di cosa stesse parlando, ma non ci arrivo, mi dispiace. Fatemi sapere voi nei commenti se mi sono perso qualcosa, se c'è un significato nascosto da decifrare, però non riesco a capire veramente di cosa parla, mi sembra che stia dicendo cose a caso. Però la sonorità è molto interessante, lui canta bene, qui non ha l'intonatore vocale, si sente da alcune imprecisioni che lo rendono anche umano, giustamente, qualche difficoltà su alcuni falsetti che ha fatto, però ha questo timbro
che anche lui si è costruito molto bene nel tempo, molto riconoscibile, molto comunque interessante, che o lo ami o lo odi, però è interessante, ha questo suono un po' twangato, no? Con questo twang che è proprio questo suono un po' schiacciato che porta il suono verso il naso, verso la maschera, che lo rende interessante, ha un'agilità vocale notevole, devo dire, perché ha sempre dei fraseggi molto veloci e particolari. Da quel punto di vista non è male, ecco. Però la canzone mi lascia un po' perplesso, ho sentimenti contrastanti, anche questa la sentiremo moltissimo in radio, devo capire bene di cosa parla perché non ho capito. Il prossimo è Diodato che canta Ti muovi. Cosa ci fai qui? Non vorrei mica deludermi. Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme per tenerci lontani. E già mi parli così, ma cosa serve ora insistere? Me lo ricordo bene, il nostro tempo insieme, me lo ricordo. Ma anche se sai che è inutile, anche se sai che è inutile, tu ancora ti muovi, qui dentro ti muovi, cerchi l'ultima parte di me che crede ancora che sia possibile. Davvero è questo quel che vuoi? Ok. Allora, interessante, lui è molto bravo, tecnicamente preparato, è un altro di quelli che cantano veramente qui in mezzo a questi artisti. Bravo perché ha una bella estensione, una bella gestione delle note basse, delle note alte, del soffiato sulle note basse, del vibrato anche, una bella risonanza molto squillante, su quello niente da dire assolutamente. Molto rilassato, come vedete, lui è tecnicamente molto preparato. La canzone è carina, ci sono alcuni passaggi, alcune frasi che sono molto belle, è molto bravo anche a interpretare. Mi sembra un po' una ripetizione di Fai Rumore che aveva vinto Sanremo qualche anno fa, insomma la tematica è esattamente la stessa, ok? L'assenza della persona amata fa rumore dentro di lui e adesso invece l'assenza della persona amata si muove dentro di lui, quindi è un po' la stessa cosa, sta dicendo la stessa cosa. Secondo me ha provato un po' a replicare il successo di qualche anno fa, però ripetendosi un pochettino nelle tematiche. Però lui devo dire che è molto bravo, è molto elegante e molto posato. Tra cantanti giovani e vecchie glorie qui abbiamo Loredana Bertè che canta Pazza. Sono sempre la ragazza che per poco ormai si incazza. Amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco. Se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza, che c'è? Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola e sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Ok, allora, apprezzabile che ci sia questa chitarra distorta, forse il primo pezzo con qualche atmosfera un po' più rock, anche se poi diventa anche questa una canzone pop a tutti gli effetti, però un pochino di rock almeno ce l'abbiamo messo. Lei ha un'attitudine molto rock, anche lei ha la sua età, non so quanti anni abbia, però è
è abbastanza in là con gli anni, vocalmente chiaramente fa quel che può, perché insomma non è stata molto, molto precisa e insomma ha avuto qualche difficoltà secondo me vocale, però l'energia c'è, il testo non è neanche malissimo, a parte alcune frasi tipo mi hai spremuto il cuore come un dentifricio, vabbè, questo non mi ha colpito, però dai, il significato, ecco, del brano è abbastanza forte, ecco, una dichiarazione di indipendenza in qualche modo abbastanza forte. La sonorità del brano però non valorizza secondo me così tanto questa profondità di significato che poteva avere. Lei comunque una tigre su quel palco, nonostante l'età. Prossimo cantante, Geolier, che canta Ip me tupete. Spero di averlo detto bene. Yeah. Noi siamo due stelle che stanno precipitando. Ti stai vestendo consapevole che ti hai sfogliato. Pure un male ci fa bene insieme. E te ci abbiamo sperato di stare sempre insieme. E te no, come si fa? No, a te scorda. Per me non posso fare singiusti per te ravventa. La felicità quando costa si sorda una buona catta. Ci sprecate di me parla. Non l'hai pensato mai che all'inizio della storia era già fine la storia per noi. O cielo ci sta guardando e quando piove perché sei dispiaciuto per me e per te. Perciò mo sta iniziando a giovere, siamo di estranei che si incontrano e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. Even me, tu per te. Even me, tu per te. Even me, tu per te. Tu mi intrappola. Ok, allora, premesso che non sono proprio un amante della canzone napoletana e che non ho capito assolutamente niente di quello che ha detto se non pochissime frasi, quindi non so giudicare il testo, anche se quello che ho captato non era proprio brillante, devo dire la verità, però sì, parto già un po' prevenuto da quel punto di vista, ecco. Però dai, non canta malissimo, però non sta neanche brillando, perché ha avuto dei momenti in cui era anche particolarmente impreciso. Nei ritornelli invece si sente che ha un aiutino un po' nei cori, un po' nell'intonatore vocale, quindi insomma si è rimesso un po' in riga, però è uno di quei cantanti che sento che un po' tecnicamente ha da lavorare, secondo me. E la sonorità del brano si mette insieme un po' la musica napoletana con un'atmosfera un pochino più moderna, un pop moderno, ecco. Questo la rende un pochino nuova, diciamo, anche se poi ricalca alcuni stereotipi di cose che esistono già da tempo, ecco, quindi non mi fa volare via. Però dai, come sound non è male. Prossima cantante, Alessandra Moroso, che canta Fino a qui. Roma dorme per miracolo, le sue piazze, i suoi caffè, caramelle antipanico alle 2:43. Un'altra notte di pioggia, scivola come una goccia, non sanno che sto male, forse nemmeno gli importa. Prendo la borsa, esco di corsa, fuori un freddo cane, io che da sola non so stare ad occhi chiusi sopra la follia. Basta solo un po' di vento e tutto vola via. Sarà che questa vita non la prendo mai sul serio, che magari un giorno me ne pento, ma ora no. E anche se lentamente cado giù da un grattacielo, durante il volo piano dopo
Brava. Allora, lei mi è piaciuta tanto, a sorpresa, perché Alessandra Moroso non è una delle mie cantanti preferite, anzi, molto spesso mi è risultata anche un po' fastidiosa da ascoltare. Invece qui mi è piaciuta molto perché ha portato un pezzo di sé su quel palco, ok? Si vede dallo sguardo che è proprio, crede in quello che sta dicendo. Ti sta raccontando una parte di lei, ok? Anche una parte molto intima, personale, le sue debolezze, le sue insicurezze, e le sta portando lì e la voce le veicola verso il pubblico. E il pubblico l'ha percepito, infatti l'ha applaudita più volte anche in questa prima parte, no? E si percepisce la vibrazione, no? L'emozione. E questa è una cosa molto vera. Sta cantando bene, non sta eccellendo, se vogliamo, però sta veramente cantando qualcosa di vero, ecco. Quindi questo mi è piaciuto molto, e anche la canzone, devo dire, non è male, orecchiabile, però anche, armonicamente interessante, ecco. Interessante, l'ascolterò sicuramente. Procediamo coi The Colors, che cantano Un ragazzo, una ragazza. Serve un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io ho il cellulare, non trovo l'asso da giocare, ormai lo sai. Quando pensi di star bene poi ci rimani sotto, e lo sai, l'amore non si può cantare in una strofa da 8. È uguale, però sento la pelle bruciare, e tanto con te rischio male, ma se mi guardi così, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi money, solo per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Ok, allora, il sound funky mi piace molto, abbastanza moderno, ben suonato, quello ci sta. Il testo lascia un po' desiderare, a dire la verità. Lui vocalmente non è male, non brilla, non fa cose particolarmente interessanti, ecco, però fa il suo senza grosse sbavature. È una canzone, anche questa, però scritta proprio, si sente che è scritta a tavolino per essere orecchiabile, per essere radiofonica, ok? Sicuramente lo sarà, e sicuramente andrà molto in voga su TikTok, su tutti i social, per il balletto che lui fa con i gesti, però ecco, mi sarebbe piaciuta un po' più di profondità. È una canzone un po' superficiale, ecco, ma come sound interessante. Ascoltiamo Angelina Mango che canta La noia. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io le indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sta una Pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. La noia, la noia, la noia. Muoio senza morire in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, è la cumbia della noia. Nelle cose vede il male, viene
viene voglia di scappare come iniziano a parlare. Ok, allora il sound è sicuramente interessante, ha questa sonorità un po' latineggiante che è anche un bel punto di forza secondo me. Il testo lascia veramente tanto a desiderare, io non capisco perché non c'è profondità nel cercare i testi, diciamo un significato profondo delle parole che uno mette in una canzone. Qui è molto molto superficiale, ok? Mi dispiace perché lei è molto brava, in questa prima parte ha cantato bene, anche se nella parte finale, ricordo, l'ho vista nell'esibizione appunto in prima serata, ha fatto delle parti un pochino imprecise, anche un po' spinte, ecco, un po' urlate, però qui in questa prima parte è stata pulita, controllata, ok? Quindi lei è brava, mi piace moltissimo, l'avevo seguita anche ad Amici, mi piace molto, però da qui a dire che questo sia un pezzo da vincere Sanremo, assolutamente no. No, perché ci manca qualcosa, ci manca la profondità, ci manca la verità. È un prodotto costruito, molto ben costruito, lei è molto brava a stare sul palco, però è tutto finto, non so come dire, è tutto pensato a tavolino, tutte le mossette che fa, i balletti che fa, sono così, solo per accattivare lo spettatore, per catturarlo e coinvolgerlo, ma se poi andiamo a capire il significato della canzone, ci manca qualcosa, ok? Ci manca un pezzo, la sostanza, è tutta apparenza. Ecco, questo è quello che sento io ascoltandola e guardandola. Mi sarebbe piaciuto ascoltarla su un brano un po' più intimo, un po' più personale, senza tutte queste sovrastrutture, questi movimenti, questa estetica enfatizzata, esasperata. Ecco, perché lei è veramente molto brava, è un grande talento e dovrebbe essere valorizzata per quello che è. Interrompo qui l'analisi perché non vorrei far diventare il video troppo lungo. Vi aspetto qui sul canale per la parte numero 2 con l'analisi e il commento degli altri 15 cantanti in gara a Sanremo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se siete d'accordo con me su alcuni dei giudizi che ho dato, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!